Salve a tutti ad un nuovo episodio di Idee Meravigliose, un format che, come state vedendo, da tempo affronta vari argomenti: arte, cultura, scienza, spiritualità, musica. Oggi si parlerà di scienza e avremo l'onore di conversare con la dottoressa Françoise Tibika dell'Università di Gerusalemme, a proposito di un libro che lei ha scritto, che c'è sia in francese sia in inglese che in italiano, che si chiama Molecular Consciousness. Con noi Françoise Tibika. Benvenuta, welcome. Thank you. Thanks for being with us. Welcome everyone. This is a new episode of Idee Meravigliose, Wonderful Ideas, our forum dedicated to art, culture, literature, history, science, and a proposal of science. Today we will have the opportunity to talk with Françoise Tibika, that wrote an amazing book called Molecular Consciousness, and that will explain us a lot of things, a lot of interesting things about our molecules. Okay, so thanks for being with us, and thanks for the amazing book. Thanks to your editor for the English version, Inner Traditions. So, Françoise, about the first question, where did the idea of writing the book Molecular Consciousness come from? Hello, thank you for inviting me here. So the idea is I was much more connected to philosophy and psychology and art, and the human being has always been very much into my interest, but because it was too much, and I was raised in a family where spirituality was everywhere. My father was very, very mystical in some way, so I needed to ground myself. So I went to learn science, and then I had this idea that I had to find a way to combine the two worlds, and this is how the book has happened. It just came out. Ok. Ho chiesto a Françoise Tibika da dove, come dire, fosse uscita fuori l'idea di scrivere coscienza molecolare, molecular consciousness, e lei mi ha detto io sono cresciuta in una famiglia di grande spiritualità, di grande misticismo, che respiravo ovunque, e soprattutto mio padre era una persona di grande spiritualità, quindi ovviamente dentro di me ho conservato e sono cresciuta con questo tipo di valori e di energie, e attraverso la scienza, in questo caso sono riuscita a combinare l'elemento, come dire, strettamente filosofico a quello come dire, scientifico, con la scrittura di un libro davvero particolare. Which are the main particularities of your book, if you can summarize? I think that my particularity is to describe something that many people know about, but I describe it in a way that makes it sound different. It sounds new. It sounds that it's like a new look that I have. It's not something that I have discovered. It's only a new look, and how we can bind things together. So yes, I think yes. this is the particularity. Rispetto a, le ho chiesto le particolarità del suo libro, lei mi ha risposto, ha detto: guarda, ti confesso che più di contenuti
del mio libro mi sento di dire che insomma è la forma quello che lo caratterizza di più, perché l'ho scritto in un modo probabilmente più comprensibile per la maggior parte delle persone, in un modo nuovo, creando una nuova percezione, no, dell'argomento, e affinché poi più persone possibili possano comprendere. Communication between molecules and emotion. What is the link? Well, the link is quite evident. The link is energy and information, because our emotions, they come from two. We are the binding, the mixing of two kinds of information. We have a biological information that is running through our body, and we have a mental information which are running in our head. And emotion that belongs to both worlds. This is what is so strange about emotion, because they can come from our head. We can have a thought and suddenly feel an emotion of joy or of sadness, whatever we think about. But we can also have emotion that comes from our body, through our sensations. And for instance, you feel a pain and you already have a sensation. Is it good? Is it bad? It hurts. Is it fearful? Is it agreeable? So emotions are really the language that are linking our body and our mind. And since our body is only matter and energy, so we have a kind of, through our emotions, these emotions carry energy, and this energy goes up and down, up and down, up and down. And I think this is the most vivid part of our body. We don't really communicate with words. We communicate with our emotional energy. Amazing, amazing. Ho chiesto a Françoise di ciò che nel suo libro sottolinea con maggiore forza, che è la comunicazione tra le molecole e le emozioni, no? Qual è il legame tra molecole ed emozioni? Lei mi ha detto che ovviamente noi le nostre emozioni vengono e dal nostro corpo e dalla nostra, insomma, mente, no? Quindi dalla nostra psiche. Però il legame, come dire, il minimo comune denominatore è l'energia, perché ovviamente il nostro corpo è fatto di materia, quindi l'elemento comune, e la materia è energia. Dunque, quando abbiamo a che fare, non lo so, con una sensazione sgradevole data da un dolore o piacere di, non lo so, un dolore a un braccio, piuttosto che mangiare qualcosa di buono, queste emozioni non fanno parte soltanto dell'aspetto della psiche, ma anche dalle, come dire, molecole che trasportano energia e quindi informazione, di informazioni che ovviamente influisce, no? Sulle nostre emozioni, sul nostro stato d'animo. So if both molecules and our brain generate our emotions, is there some kind of interdependence between them? Yes, of course it is connected, because even our grandmother used to say that in a healthy brain you have a healthy body, and the contrary. So what is interesting here is that we always say that it's better to be joyful, it's better to be happy. It is not good to be sad or to be angry or to be hateful. It's not good for our health, for our body. So this is true, because this is not connected to moral, but this is connected to thermodynamics. Because I can show in the book
In your book, yeah. So, yeah, I'm trying to show that if you have a really bad emotion, then it goes to your body. And it is not because bad emotion is something that is not moral. It is just because it goes against life. Because life is going in the opposite side. Our molecules can go only towards two directions, towards dispersion and death, or towards communication and life. Okay. I like the way you summarize these beautiful concepts. Le ho chiesto a Françoise come dire, se le molecole e il cervello, ok, generano delle emozioni, esiste quindi un'interdipendenza tra di loro, e naturalmente lei mi ha risposto con quello che è poi il detto latino, ma in generale poi di sua nonna, delle nostre nonne: mente sana in corpo sano. Quindi è normale che ci sia, no? Se una mente è sana, anche il corpo ovviamente viene influenzato da ciò. Però la cosa interessante che lei ha puntualizzato è che per quanto concerne le emozioni positive e negative, la cosa insomma meravigliosa, no, del corpo, insomma, e della vita che viviamo tutti, è che non è che come dire, sentirsi male, avere cattive sensazioni, cattivo umore non fa bene solo perché moralmente non fa bene, ma perché a livello proprio energetico la vita, le molecole non vanno in quella direzione, vale a dire una direzione, come dire, negativa, della distruzione, ma vanno, come dire, incontro, utilizzando, come dire, una frase un po' più romantica, più filosofica, come amerebbe fare Françoise, le molecole vanno incontro al buono, alla bellezza, okay, all'armonia. Quindi è questa, pensate che se leggete il libro, Françoise spiega le leggi della termodinamica in una maniera davvero semplice e accessibile a tutti. Quindi come dire, il suo libro dice tutto anche nel titolo, no? Molecular Consciousness, coscienza molecolare, proprio perché molecular rappresenta la scienza, ma consciousness è lo spirito, quindi c'è qualcosa di, come dire, che la scienza tutt'oggi sta cercando di capire e di scoprire, un grande regista che muove una grande coscienza universale che muove questi fili del nostro cosmo e anche dell'attività vitale degli organismi viventi, e quindi anche noi esseri umani. Now I have a question. That we are a kind of, a follower of the will of our molecules. Yeah, I think I understand your question. I think that your question is connected to the free will. We are totally submitted to the needs of our molecules, and we are also totally directed by all the molecules around, to believe that we have a choice in our life at this level of trying to control what things that are going to happen to me. This is an illusion, because we cannot control anything, exactly as a drop of water cannot decide about the motion of the big ocean. However, we do have a choice.
It reminded me the thoughts of Spinoza. Spinoza, I read a few days ago, he said something very interesting. He said, we have the choice to choose, but we don't have the choice to choose the reasons that have pushed us to choose, which means that we have to choose the only thing we can really choose is to tune this emotional energy, because this is what drives us. This is the only thing we can choose, is to balance, not to be driven by strong emotions in this way or in this way. This is the only thing we can really control. How do we react to the situations around us that we cannot decide and we cannot choose at all? Okay, very amazing reflection about that. Ho chiesto a Françoise se in qualche modo non siamo poi così, diciamo, sottomessi alla volontà delle nostre molecole, e lei mi ha risposto sì, è esattamente così. Noi siamo non solo, non è che abbiamo una scelta, siamo totalmente in balia dell'energia delle nostre molecole, ma anche di quelle del mondo che ci circonda. Però mi ha citato il grande filosofo Spinoza, il quale diceva che non è che non abbiamo proprio la libertà di scegliere, però abbiamo la libertà di bilanciare, come dire, i flussi di energia, che sia positiva o negativa, e quali magari seguire, ma in realtà non è che abbiamo una vera e propria come dire, scelta. Possiamo provare a cercare un'armonia, no, tra queste energie, un bilanciamento, un equilibrio, ma in realtà la libertà di far emergere determinate emozioni, generando soltanto quel tipo di emozioni, non è possibile farlo. Françoise, last question for you, and thanks for this amazing information you're giving to us. What about projects for the future? You wrote me in some days ago about a new project you are pursuing, isn't it? Yes, I am. Because I have a good response about the first book, which is a kind of inner journey, I decided to go further in this journey, because I felt that I am not alone anymore. There is this say, when you are alone, you go faster, but when you are with other people, you go further. So thanks to the readers, I could go further. And I am finishing the other book where I talk more about life and also about time, because I believe we are in a very difficult time today, and I think that we are on the verge of a spiritual revolution all over the world, and I wanted to say things that that might promote this revolution which we all need. Okay. Will you publish this book in English also with Inner Tradition Publishing house? If they accept it, but I have I have written it in French, and this time I am not sure I will have the time or the patience to translate it in English. So if they will be kind enough to translate it in English, of course I will give them the book to publish. I will be very. I wish you a successful path also with these
new book. Be confident, and as you know, as a spiritual person, but also, you know, at a scientific sense, the observation and the intention is always good, you know, for the waves of energy, you know what I mean. So just observe your path. That is very important. Ho chiesto a Françoise, che come avrete notato dal suo dolcissimo accento e dal suo nome è chiaramente di lingua francese, progetti per il futuro, perché diciamo me lo ha accennato giorni fa via mail. Considerati ottimi riscontri di questo libro, ma anche di altri, insomma, sta lavorando ad un nuovo progetto, per il momento in lingua francese. Questo è sempre Molecular Consciousness, che trovate sul web, su Amazon, ovunque, edito Inner Traditions, di cui abbiamo parlato. Renato, hai mostrato qualche immagine di molecole? Ok, ecco qua, some molecules, you know, to create the atmosphere. Le ho chiesto, insomma, di 2 progetti editoriali e sì, sta lavorando a un progetto nuovo, dicevo, lingua francese, che ha molto a che fare con il tempo. Lei, sono d'accordissimo con lei sul fatto che stiamo vivendo un periodo difficile, ma che ci sta conducendo a una vera e propria rivoluzione spirituale, probabilmente anche perché stiamo prendendo coscienza di nuove cose, non solo per via, oserei dire, e aggiungo, delle difficoltà del nostro mondo che non va, ma anche perché chi più di voi è ferrato in fisica quantistica, proprio l'argomento della coscienza universale e tutte le cose che si stanno scoprendo di fisica quantistica portano comunque, in un certo qual modo, voglio sintetizzarlo, verso una spiritualità cosmica, no? Quindi verso un gran maestro che muove tutte queste straordinarie pedine che siamo noi. E quindi lei ha delle cose da dire, da comunicare, e con questo nuovo libro lo farà, insomma, in lingua francese. Le ho detto, insomma, che le ho augurato tantissima fortuna e tanto successo, perché l'inglese soprattutto è una lingua che aiuta tantissimo a veicolare contenuti editoriali sulla rete, quindi sono certo che se non sarà Inner Traditions, troverà altrettanti valenti editori per la sua nuova fatica editoriale. Françoise, I wish you all the best, and I send you, you know, a big flow of positive energy to you and to the city where I wanna go very soon, when that will be possible. Yes, sure. And yes, that would be amazing. And thanks for your books, your inspirational activity. That is not easy, because nothing is easy in this world. But when you are a person that, like in your case, that if I understood, you are using your spirituality, your, you know, inner feelings, inner part to you know, forecast new kind of contents about science, more comfortable to the normal reader that would like to know more about these topics, and not to be, you know, afraid of reading something about science, you know, like a cartoon. You say, wow, what is that? So that is very important. Many blessings to you and your family. Stay safe and well.
And I hope that you and our audience will appreciate this interview in the video that we will put in the next days in the article dedicated, to this meeting today. Ok? Ho ringraziato Françoise Tibika per essere stata con noi. Sostengo che insomma i suoi libri aiutino tantissimo anche il lettore non proprio ferratissimo in materie scientifiche a comprendere, no, quelle che sono le nuove tematiche, le tematiche più calde, attuali della scienza moderna, con un linguaggio non solo comprensibile ma anche, come dire, emozionante, perché non esistono soltanto i romanzi o i libri spirituali o sugli animali e sulla natura per emozionarsi. La scienza è emozionante, la scienza è quello che siamo, è quello che saremo sicuramente, quindi il lavoro che fanno professionisti come lei è certamente utile alla collettività. Insomma, poi personalmente ho fatto la mia aggiunta, le mando insomma tantissima energia positiva lì a Gerusalemme, dove si trova, città fantastica che un giorno vorrò visitare, e sono sicuro che apprezzerete il video all'interno dell'intervista che troverete su Crono.news nei prossimi giorni. Ok? Thank you everyone. Merci beaucoup Françoise. Merci beaucoup. Et bonne chance. Bonne chance. Merci beaucoup. Grazie a tutti. Je vous en prie. Grazie a tutti. Vi rimando al prossimo episodio di Idee Meravigliose. See you next time. Bye bye. Stay safe and well.